Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e le opportunità nascoste del mese di maggio 2025. Mm. Abbiamo Papa e Imperatrice, cari amici del cancro. Diciamo che con il Papa si parla di qualche ufficializzazione, potrebbero essere dei contratti che portano all'espansione di cui parla l'Imperatrice. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, trovate i link ai video gratuiti, ai videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e c'è anche il link al video di presentazione per il seminario di approfondimento sulle famiglie reali dei tarocchi che si svolgerà a inizio giugno 2025. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie, le opportunità nascoste per il mese di maggio e cominciamo con un 9 di bastoni, amici del cancro. Ruota della fortuna. Mondo. Abbiamo l'imperatore. Fante di coppe. Quattro di coppe. E il 5 di bastoni, ragazzi. Allora, cominciamo da questo 9 di bastoni, che è una carta che ci parla di difesa, come se qualcuno fosse stato impegnato, fosse ancora impegnato, o a difendersi o semplicemente a schermarsi. Abbiamo un 6 di pentacoli. Mago, asso di coppe e 2 di spade. Credo che qui ci si stia difendendo da... È anche una carta che ci parla di stanchezza, però è come porre dei limiti o aver posto dei limiti o mettere tipo un punto e a capo, perché qua abbiamo due carte di nuovo inizio e una rottura di contratti, quindi ho come la sensazione che qui qualcuno abbia messo uno stop, abbia messo nuove regole. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Abbiamo il giudizio e la carta della stella. Mm. Credo che cambieranno gli obiettivi qua. Diciamo che c'è la ruota della fortuna che è una carta super fantastica perché parla di occasioni che si aprono, di un cambio a 360 gradi, di un settore della vostra vita, magari di tutta la vostra vita. Possono essere delle occasioni fortunate che arrivano. Ehm, Potrebbero anche essere situazioni fortunate che voi avete puntato, ok? Cioè,
volevate arrivare in un certo posto e avete fatto di tutto per raggiungere l'obiettivo. Ed è come se a maggio qui ci fosse questa occasione grandiosa che vi arriva con la ruota della fortuna e il mondo, che è proprio quello che stavate aspettando, secondo me. Andiamo a vedere il mondo. 7 di spade e 9 di spade. Voglio andare a vedere anche l'imperatore. 10 di spade e 3 di spade. Allora, avete tante spade come spiegazione e 2 arcani maggiori. Io sento che qui è arrivato un po' la necessità, queste carte qui così in gruppo io le sento come un po' una morte dell'ego, perché il 7 di spade mi richiama un po' questa energia, no? Siccome anche il 9 di spade, 10 di spade sono carte che indicano pensieri, preoccupazioni, 10 di spade poi in particolare è una carta di chiusura a ciclo, è una carta, è come se doveste chiudere con una certa sofferenza, chiudere con una certa stagnazione, mi viene anche da dire, rigidità potrebbe essere per qualcuno, perché comunque con il mondo c'è un compimento, c'è il raggiungimento di un risultato. Quello che secondo me spaventa è il come concretizzare questa cosa. Per qualcuno si tratta di lasciarsi indietro la zona di comfort ed è per quello che un po' spaventa, no? Andiamo a vedere il fante di coppe. Abbiamo un 9 di pentacoli e il diavolo. Sapete, sento questo Papa come se fosse una guida per creare la vostra stabilità, perché qui l'occasione fortunata arriva, per qualcuno c'è un mondo, quindi si può trattare di un risultato importante che comporta la chiusura di un ciclo o un cambio, cioè un cambio molto importante secondo me nel mese di maggio. E ho la sensazione però che questo papa vi serva proprio per affrontare questo imperatore al contrario, che mi parla di instabilità e mi parla di qualcuno che in questo caso è come se non foste pronti a sacrificarvi tanto per ottenere, cioè per entrare in questa strada, per far andare avanti questa strada. È come se non sapeste ancora bene che regole dare al gioco, come si potrebbe sviluppare la situazione o la relazione. E qui vediamo questo fante di coppe che però sinceramente ragazzi con queste due carte di spiegazione mi viene un po' da dire fate attenzione a non farvi prendere dei facili entusiasmi, perché avete anche un 4 di coppe dopo ed è un po' come il non vedere bene da che parte andate. Andiamo a vedere un attimo il diavolo. Fante di bastoni e cavaliere di bastoni. Fate solo attenzione alle false promesse, ok? Non tanto quelle che vi fanno gli altri, ma quelle che fate voi. Ho l'idea che per ricercare questa stabilità potreste appoggiarvi a persone che in realtà sono più un danno che un guadagno, o meglio, il fatto di riferirvi a loro o di promettere a loro cose in cambio del loro aiuto potrebbe essere più un danno che un guadagno. Quindi attenzione ehm, a chi scegliete come punto di riferimento, come collaboratore. Mi viene da dire, guardando questo Papa, puntate più in alto. Cioè, se la persona in questione o la relazione in questione è, come vi posso dire, cioè, come, non so come spiegarvi.
Se sei, per esempio, ecco, se è una questione tra colleghi, non andate solo dal vostro superiore, cioè magari il caporeparto per dire, ma andate proprio ai piani alti. Ho come questa sensazione per cercare una guida, per cercare appoggio, non tanto per andare a lamentarvi, ma per chiedere come potrei comportarmi io in questa situazione. Andiamo a vedere il 4 di coppe. 10 di bastoni e 4 di pentacoli. Voglio andare a vedere anche il 5 di bastoni. Fante di spade e 5 di bastoni. Dunque, il cambio non sarà proprio tranquillo, devo dire, ragazzi, ma non per questo deve essere negativo, anzi, secondo me potreste imparare molto di voi stessi da questo cambio. Vi dico che potreste anche trovarvi davanti effettivamente a dei condizionamenti molto forti, piuttosto che a un momento dove vi sembra... ehm, Guardate, adesso che metto l'occhio su queste tre carte esclusivamente, se a voi risuonasse come una questione romantica, dove avete l'obiettivo di risentire o rivedere una persona del passato, vi posso dire che si possono muovere le cose in questo senso. Non fate false promesse e non credete a tutto quello che vi dice l'altra persona. Ecco. Qui c'è da uscire, come vi dicevo prima, da questa situazione un po' stagnante, bisogna lasciarsi indietro determinate cose e semplicemente perché guardate che il 4 di pentacoli, quando è al contrario, è una carta di pigrizia. È una carta di qualcuno che è chiuso mentalmente e non vuole fare cose. E mi risuona un po' con questo 7 di spade che è un po' la caduta del velo, no? Cioè, ok, inutile che me la racconto, devo essere io a darmi una regola, ad agire, a muovermi. Non posso più far finta di non vedere il problema o di non vedere la situazione. E qui vi devo dire che con questo 5 doppio di bastoni vi farete sentire, vi farete capire. Piano piano porterete avanti le vostre lotte, i vostri cambi. C'è un cambio importante, secondo me, può essere la chiusura di un ciclo per qualcuno, perché qui abbiamo il mondo, la ruota, un 10 di spade. Sì, per qualcuno può essere come un momento dove state digerendo una vecchia relazione finita ed è un po' come dire, ok, mi butto in qualcosa di nuovo, però vi dico che ci sono diverse tentazioni qua da gestire molto bene. Ho come questa sensazione, però arrivano grandi risultati. Andiamo a vedere un oracolo, qualche oracolo, in realtà ne ho tre. Carta numero 21, Baraka si chiama. Parla di forza, di espansione, di resilienza, mi viene da dire, di potere, che è un po' quello che vediamo qui, no? Con la carta del diavolo. E la cosa interessante è che fa vedere come questo pugno in alto, non abbiamo un asso di bastoni, però mi ricorda un po' la figura dell'asso di bastoni, come qualcuno che sceglie di esercitare il proprio potere e anche l'imperatrice è una carta di potere personale e potere materiale anche soprattutto, ragazzi. Andiamo a vedere un koan. Il saggio non si affanna per arrivare. Ci vuole pazienza per raggiungere tutti i tipi di risultato, per raggiungere i traguardi che vi siete prefissati, soprattutto se sono traguardi con asticelle alte e se, diciamo, avete appena iniziato, come se ci volesse un attimo. Andiamo a vedere una meditazione di Findorn. La tua mente, il tuo corpo e il tuo spirito vengono di nuovo rianimati
quando sei consapevole della mia presenza dentro di te. Io sono la tua fonte, la fonte di ogni forma di vita, di ogni cosa creata. Io sono luce, io sono amore, io sono dentro di te. In questo caso si sottintende Dio. Io sono dentro di te. Però se per caso siete di un'altra religione o semplicemente vi piace sostituire la parola con Dio con universo, lo potete fare tranquillamente, ragazzi. È una bellissima carta che ricorda un po' l'essere uno, con la natura, con Dio, con gli altri. Bene, amici del cancro, spero di avervi ispirato almeno un po', fatemelo sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me sulle credenze limitanti mi scrivete una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona la cosa. Diversamente potete trovare lo stesso lavoro anche nella sezione degli abbonati. È più semplice perché andate, diciamo, a vostro ritmo, però è anche vero che è meno specifico, chiaramente, perché non avendo la persona davanti non posso fare il lavoro a tu per tu, però c'è già del buon materiale. Inoltre in quella sezione trovate anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello a cui mi sono avvicinata io durante il mio percorso evolutivo e io l'ho messo a disposizione in quella sezione. Bene ragazzi, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!